Sarete belli voi. Così tuonava la fantastica campagna pubblicitaria che faceva delle linee poco gradevoli della familiare il suo punto di forza. Disegnata da Roberto Giolito nel 1996 e presentata a Francoforte nel 1997, la monovolume 3+3 ancora oggi è presente nel cuore di chi ne ha posseduta una. Comoda come poche, spaziosa e luminosa. Tutti i comandi erano a portata di mano ed aveva un'infinità di cassettini e portaoggetti. Il bagagliaio, forse un po' corto, tutto sommato permetteva una buona capacità di carico, soprattutto in altezza. Era presente in listino con motori diesel e benzina metano, ma non solo. Sconosciuto ai più, nei primi anni del nuovo millennio, spinti dall'ebbrezza per l'ingresso in quello che sarebbe stato il futuro, fece capolino sulle strade italiane in un numero esiguo, anzi esiguissimo, 20 esemplari circa, un modello che oggi verrebbe proposto come la punta di diamante del listino, la Multipla Hybrid Power. Con il sesto posto, sacrificato per far posto alle batterie, un'autonomia in elettrico di 80 km ed un consumo di circa 6 litri per 100 km a benzina, rappresentava, e forse rappresenterebbe anche oggi, un perfetto compromesso per consumi, comodità e attenzione verso l'ambiente, tenendo anche conto che i due motori, un 1600 a benzina ed un elettrico asincrono trifase, lavorando all'unisono, abbattevano del 50% le emissioni inquinanti. Numeri da non sottovalutare, che potrebbero essere paragonati ai livelli odierni di molte ibride. Il funzionamento era piuttosto semplice. Il motore elettrico e il termico potevano agire singolarmente o in coppia con 3 programmi distinti. Il primo solo elettrico, con il propulsore a benzina spento, in maniera che tutto fosse lasciato alla poderosa spinta del motore trifase scollegato dal cambio. Il secondo era dedicato alla modalità ibrida dove, coadiuvati dal cambio automatico, entrambi i motori si alternavano per garantire comfort e risparmio di carburante. Infine il terzo, che permetteva di viaggiare in elettrico ma con il motore termico che fungeva da generatore di corrente per ricaricare le batterie. Il tutto veniva gestito comandando una manopola che permetteva di modificare le modalità di guida, una rotella che anticipava di qualche anno i manettini che oggi troviamo sulle nostre auto. Con molta probabilità, uno dei problemi che frenò il suo possibile lancio fu anche un'utenza di riferimento non abituata o non sensibile alle tematiche con le quali adesso conviviamo quotidianamente. Magari oggi, con una clientela più aperta e disponibile verso questo tipo di tecnologie, che sta anche tornando ad apprezzare gli MPV in luogo dei SUV, il momento potrebbe essere giusto per rispolverare il progetto, portarlo agli anni nostri e fargli prendere la gloria che meritava.